Stabat Mater, stava la madre. 10 immagini, 12 donne vere, non modelle. Se fossero state modelle tutto sarebbe diventato troppo costruito. 12 donne ritratte attraverso 10 età che trascendono la propria esperienza per rappresentare un archetipo. Mi chiamo Cristina Nikolova, sono un artista interdisciplinare. Lavoro tra fotografia, poesia, installazioni e abiti concettuali, esplorando il corpo, la memoria e la trasformazione. Forse questo progetto è nato proprio intorno al periodo in cui ho compiuto 40 anni. Qualcuno ha iniziato a dirmi: stai invecchiando, sei vecchia. Curiosamente spesso donne. Forse in quelle parole c'era anche una forma di paura, un desiderio conscio o no di sentirsi meno sole, come se vedendo invecchiare anche le altre potessero appoggiarsi per un istante, nella ricerca di una spalla, di una compagna di viaggio nel tempo. E allora mi sono chiesta, quando esattamente una donna ha davvero il diritto di essere come è? Da bambina hai vergogna, incertezze, poi cresci, cominci a sentirti forte, ma spesso si tratta di una forza da difendere, da lottare, da dover continuamente affermare. E appena ti ci abitui ti dicono che stai già tramontando. È lì che ho sentito il bisogno di esprimere tutta la complessità, la forza, la vulnerabilità, la dignità che abitano ogni singola età, non per me, per tutte, perché la donna sta. Stabat Mater non è una madre addolorata ai piedi del filo crocifisso, è una madre che sta davanti al mondo. Una cosa invisibile, Mater Aurora, che sarebbero Aurora e la sua madre Marta, sono madre e figlia. Susanna e Flora, anche loro madre e figlia. E questo non è per nulla ovvio. Mater Nexus, Rossella e Marta sono madre e figlia. Io mi sono ritrovata con 3 madri e figlie. Tra le donne un dare e ricevere, una maternità, una sorellanza che vanno oltre la struttura biologica. Parliamo della cura, dell'appoggio, del passaggio e del sostegno femminile, di una forza che insieme è solitaria e condivisa. Un adolescente è una madre, forse un giorno sceglierà di non esserlo, eppure l'archetipo della madre la attraversa comunque, come simbolo, come memoria ancestrale. A volte tocca anche chi madre non è, chi porta nel mondo il gesto della presenza, dell'ascolto, della forza silenziosa. Forse non potrà, forse non avrà scelto, eppure quella forza silenziosa pulserà lo stesso. Questo faceva parte di un'installazione che praticamente rappresentava l'anima. Da un'altra parte è come una corazza, è come se la avvolge, come se lei cresce dentro. I pezzi che creo io e li creo a mano, ma al di là proprio della fattura, sono pezzi simbolici, non è moda, è più arte che moda, perché ognuno rappresenta un specifico significato. Alla fine in tutti i miei pezzi la forma la definisce quello che ci sta dentro. Non si tratta di abbigliamento, di moda, di bellezza, si tratta di un simbolo che poi si schiude e si traduce in archetipo. Ciò che davvero definisce l'archetipo della madre non è il parto, è la cura, la devozione, l'amore incondizionato, la forza nel restare, nell'accogliere, nel portare. Fujifilm GFX 100 S2 è stata fondamentale per la realizzazione di questo progetto. Ho scelto di farmi accompagnare con discrezione invece di mostrarne la potenza estrema. È una fotocamera che spinge oltre ciò che l'occhio umano riesce a percepire, restituendo un dettaglio straordinario. Ho metaforicamente dipinto e scolpito i soggetti con essa, nel desiderio di esprimerli alla virtuosità, andando oltre la gamma dinamica e accentuando la profondità delle ombre, per custodire con la massima precisione l'irripetibilità dell'istante. Stabat Mater, le 10 età della donna. Non denuncia, non spettacolarizza, non chiede, non predica. Attraversa la vita, come carne e spirito. Ogni età ha la sua bellezza, ogni età fa parte di questo percorso, di questo continuum. Le rughe, la prima ruga che compare
e poi la mappa per quello memoria corporis, perché sul viso di Anna è incisa tutta la sua vita. E io in quel momento ho vissuto una vita intera in quel giorno, cioè non lo scorderò mai, mi ha segnato questo giorno. A un certo punto Pietro ha cominciato a cantare, Anna le ha preso la mano, lo teneva, c'è proprio questo legame nonna-nipote. 6 giorni dopo Pietro mi ha chiamato che Anna se n'è andata. Anna è la memoria corporis. Tutte le rughe che creano la geografia dell'invisibile, la geografia della memoria, della vita. E il fine si dissolve nel pneuma, nel soffio vitale, nel velum animae, nell'anima, per poi tornare nella carne attraverso una prossima aurora. Sussurra in silenzio la verità.